Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Purtroppo sono giorni complicati in casa Inter, tra una situazione nello spogliatoio tutt'altro che idilliaca ed un calciomercato che sta ponendo diverse difficoltà, tra la clausola di Denzel Dumfries e un Çalhanoğlu che in questo momento è in uscita, ma per il quale comunque al momento non sono arrivate offerte e difficilmente arriveranno le offerte che spera l'Inter. E naturalmente poi la necessità di andare a rinforzare la rosa, trovare un sostituto, insomma c'è un bel po' di lavoro da fare per i nostri dirigenti e quindi andiamo un po' ad analizzare la situazione in casa Inter con le ultime di calciomercato e soprattutto cosa poi comporta nel futuro immediato. Naturalmente, prima di iniziare il contenuto di oggi, vi ricordo come al solito like al video, iscrizione al canale, operazioni semplici ma importantissime, quindi davvero 2 semplici click che aiuterebbero tantissimo. Iniziamo dalla situazione di Denzel Dumfries. Ormai è stato confermato, nel contratto di Dumfries c'è una clausola da 25 milioni applicabile soltanto per l'estero e da pagare entro il 15 luglio. È naturalmente una clausola pericolosissima questa di Denzel Dumfries, perché se rapportiamo il valore del calciatore, ciò che ha dato quest'anno con 11 gol stagionali, quanto è stato decisivo anche per raggiungere la finale di Champions, rapportato al costo della clausola, davvero troviamo che 25 milioni sono un prezzo bassissimo e che può attirare diverse squadre. In questo momento c'è l'interesse del Barcellona che starebbe pensando di portarlo in Blaugrana e non è escluso che arrivino anche altre squadre. Si è vociferato di un interesse della Premier, non è stato ancora confermato da quali squadre, ma insomma 25 milioni è una clausola che sicuramente fa gola a tanti ed è anche una clausola messa in un contratto dove forse non c'è stata una gestione ottimale da parte dei dirigenti nerazzurri, perché è stata inserita questa opzione, questa clausola rescissoria, praticamente per non perderlo a costo zero. Il contratto di Dumfries è stato rinnovato soltanto lo scorso novembre e la scadenza precedente era 30 giugno 2025, quindi davvero l'Inter si è trovata ad un bivio, non so, ritardando le trattative, forse avendo difficoltà nel concludere le trattative per il rinnovo, ma intanto un contratto sì rinnovato, abbiamo sì evitato di perderlo a zero, ma con una clausola bassissima che adesso pone l'Inter in una situazione di grande pericolo, quindi anche questo nuovo contratto poi non si sta rivelando proprio una grandissima gestione, una grandissima idea. E occhio, perché nel caso in cui davvero dovesse partire Dumfries, siamo sicuri che si vada a cercare un titolare, perché finora è stato detto ma l'Inter ha speso circa 25 milioni per Luis Enrique, ma è una riserva. Sì, duttile, utilizzabile in più ruoli, ma rimane pur sempre una riserva perché non arriva per fare il titolare né al posto di Di Marco né al posto di Dumfries. E allora occhio, che dovesse partire Dumfries, forse la dirigenza si è già cautelata con Luis Enrique. Non lo sappiamo, però in ogni caso sarebbe comunque una situazione molto pericolosa per l'Inter, perché Luis Enrique non sappiamo se è già pronto, non ha dimostrato tanto nelle 2 partite giocate al Mondiale per club. Fare a meno di Dumfries per promuovere subito Luis Enrique titolare sarebbe un grandissimo rischio per l'Inter. L'auspicio è che alla fine nessuno paghi quella clausola, ma oggettivamente risulta difficile che Dumfries non faccia gola a tante squadre in Europa. Andiamo invece sulla situazione in casa Inter, situazione Çalhanoğlu. In realtà si è aggiunta anche una situazione più social per quanto riguarda Pavard, che è stato fotografato mentre giocava a padel quando ha lasciato il ritiro statunitense causa infortuni alla caviglia. Però insomma non andiamo anche noi tifosi interisti ad alimentare queste situazioni, ecco, non sappiamo effettivamente come siano andate le cose. Ovviamente non facciamo il gioco dei tifosi avversari, non facciamo il gioco dei media, quindi non andiamo a creare ulteriori polemiche. Per quanto riguarda invece la situazione Çalhanoğlu, ormai è piuttosto chiaro, Çalhanoğlu è in uscita dall'Inter, ma non potrebbe essere diversamente. Difficile ricucire il rapporto dopo che praticamente gli è stato puntato il dito contro e addirittura il presidente ha fatto il suo nome, quindi insomma difficile pensare che Çalhanoğlu possa rimanere in nerazzurro. Il problema principale è quanto l'Inter riesca ad incassare dalla sua cessione, perché il Galatasaray difficilmente andrà oltre i 15 milioni e i 30 che l'Inter prospetta
sono davvero una cifra praticamente impossibile che raggiunga il Galatasaray. Si era parlato anche di altri interessi, il Manchester United, l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Vedremo, al momento sembra che il Galatasaray sia quello più interessato. Offerte all'Inter non ne sono ancora arrivate. L'auspicio anche in questo caso è che magari possano arrivare delle offerte, magari dall'Al Hilal, non dico di 30 milioni perché non arriveranno, ma almeno superiori ai 20. E naturalmente poi si apre il capitolo post Çalhanoğlu. Ieri abbiamo valutato i profili di Ederson, Rovella e Stiller e Ederson è il preferito, ma lì il costo è altissimo, si parla oltre i 50 milioni. Stesso discorso per Stiller, perché comunque sicuramente non lascerà lo Stoccarda per una cifra inferiore ai 40-50 milioni, forse anche qualcosina in più, complice anche l'interesse di altre squadre, e naturalmente sarebbero soldi e un importo che l'Inter non recupererebbe dalla cessione di Çalhanoğlu. Quindi nelle ultime ore si sono fatti spazio anche altri nomi. Uno è quello di Richard Rios, per il quale potrebbe essere imbastita una trattativa intorno ai 20-21 milioni di euro. L'altro è quello di Morten Frijndrup. Partiamo da un presupposto, non sono due giocatori che non sono validi, il problema è che qui stiamo cercando il post Çalhanoğlu. Richard Rios, dal canto suo, è un ottimo centrocampista, è un classe 2000, è un centrocampista che comunque ci mette tanta quantità, un po' anche lui, un po' quel centrocampista box to box che riesce comunque a fare sia la fase di interdizione, sia la fase di possesso, sia la fase offensiva. Forse pecca un po' nella parte tecnica, diciamo, sotto porta. Ecco, Ederson ne ha sicuramente qualcosa in più e soprattutto Ederson già conosce il calcio europeo, punto fisso dell'Atalanta, ha giocato Europa League e Champions da protagonista all'Atalanta, tra l'altro vincendo anche la prima lo scorso anno, quindi sarebbe Rios sì un profilo simile ad Ederson, ma naturalmente con grandi differenze. Allo stesso modo Frijndrup è forse un calciatore che dà più fisicità, più quantità, ma meno tecnica e meno qualità. Frijndrup, anche lui classe 2001, quindi si va sempre in quell'ottica di calciatori giovani, però ecco, pensare di sostituire Çalhanoğlu con Frijndrup sarebbe davvero un bel passo indietro, con tutto il rispetto, ma io vedo il centrocampista del Genoa forse come un'alternativa a Barella, e sarebbe un'ottima alternativa, o al limite, ecco, da mettere in rosa e utilizzare eventualmente qualche volta come mezzala se si continuasse sulla strada del 3-5-2. Però insomma, questa situazione in cui saltano fuori i nomi di Richard Rios e Morten Frijndrup, che sono calciatori praticamente dal valore intorno ai 20 milioni di euro, se esageriamo forse intorno ai 25, ma certo non raggiungono nemmeno minimamente il valore di Ederson o di Stiller, è segnale che forse l'Inter si sta anche guardando intorno con calciatori dal valore simile a ciò che si potrà guadagnare dalla cessione poi di Hakan Çalhanoğlu. Arriviamo anche un po' all'ultimo nome, ed è quello di Sommer. Il Galatasaray starebbe pensando anche a Jan Sommer. Non è un interesse ufficiale, il Galatasaray non si è mosso né col calciatore né con l'Inter, è solo un'idea, precisiamo, però eventualmente quella forse dal mio punto di vista sarebbe una cessione meno dolorosa, perché non perché voglia screditare Sommer, però se è stato preso Josef Martinez, se è stato fatto un investimento importante di circa 13 milioni di euro, è anche giusto iniziare a pensare che forse può avvenire questo avvicendamento in porta, poi avvicendamento che può avvenire anche se Sommer non dovesse partire, però insomma, vedere Josef Martinez pagato una cifra comunque importante per le casse dell'Inter e vederlo relegato soltanto semplicemente al ruolo di secondo portiere, forse anche questa non mi sembra proprio una gestione ottimale. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia sulle ultime di calciomercato, sia su questa situazione che si è creata all'interno del gruppo squadra Inter, quel gruppo che sembrava il punto forte dell'Inter e che adesso sembra quasi che si stia sgretolando. Insomma, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, discutiamone anche sfruttando la sezione apposita. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!